Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono TheConk94 e oggi siamo qui tornati su un nuovo video sulla verità di Mr. Op Playhouse 2. In questo video scopriremo tutte le verità nascoste, tutte le risposte alle varie domande che sono state fatte quando il gioco uscì, più precisamente l'anno scorso. E finalmente poi dopo andremo forse a parlare anche del terzo capitolo di questo fantastico videogame. Ragazzi, se volete vedere altri video di questo genere, ricordatevi di lasciare un mi piace e un commento qua sotto. Sbagliato la cosa, era qua, avevo fatto tante cose il contrario. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi che trovate sempre qua sotto le cose da fare. Ricordatevi anche di cliccare sulla campanella così verrete aggiornati nei prossimi video. Di che cosa tratta Mr. Op Playhouse 2? È il prequel di Mr. Op Playhouse. In questo videogame saremo Esther e il suo compito è quello di sconfiggere Mr. Op e anche vari nemici nuovi che ci sono all'interno di questo videogioco e liberare così l'orfanotrofio da questi oscuri, malvagi, maligni, terrificanti esseri che infestano in questo videogame. Oltre a Mr. Op ci saranno altri 3 nuovi nemici che dovremo affrontare. Mr. Stripes, che è questa tigre, possiamo dire così, con un bottone al posto di un occhio, vestito in vario modo, e poi Miss Boo, che sarebbe questo panda con un fiocco rosa in cima. Ecco, mi stavo dando le botte. E poi come terzo nemico, che è uno dei nemici, possiamo dire, più cattivi e più spaventosi all'interno di questo videogame, che è l'entità. Infatti, grazie a questo videogame incominciamo a scoprire un po' come nasce questa cattiveria, questa malvagità, il nemico, il villain. Proprio, se non sbaglio, nella terza parte del livello veniamo a conoscenza che in realtà l'essere che manovra tutte le file non era Mr. Op come abbiamo visto nel primo videogame, ma in realtà è questa entità che veniamo a scoprire che è una divinità che era ai tempi degli egizi. Come è arrivata fino a qui? Perché sappiamo che il videogioco è ambientato attorno al 1950 in un orfanotrofio, credo, in Inghilterra, in America, però penso che sia in Inghilterra. Quindi, visto che ci sono state varie incursioni da parte degli inglesi anche nelle varie nazioni nell'andare a scoprire i vari tesori, vari reperti archeologici nell'Egitto, infatti c'è pure anche un museo a Londra dove ci sono molti tra i vari reperti egizi, quindi forse magari uno di questi cercatori ha scoperto questa specie di collana con dei simboli e non sapendo che questa collana ha questa spaventosa maledizione. Infatti, se poi andiamo nel livello, quello del loop, dove c'è Esther, va sempre nella stessa stanza, che ricorda tanto il livello di Silent Hill, che quello, mamma mia, è veramente un gioco spaventoso, andatevelo a provare perché è veramente una cosa sconvolgente. Scopriamo che l'entità donò questa collana a una bambina che poi si scoprì che si chiama Isabella. Lo sapevo questa cosa. E si è scoperto che questa collana qua che gli ha donato gli ha dato, diciamo, la possibilità di usare dei poteri. Infatti si vede che la madre o una persona a lei cara, credo che sia la madre, perché la storia viene raccontata nei quadri ogni volta che tu superi un determinato livello all'interno di questo loop, si scopre che dopo lei la uccide in un modo molto tenebroso, spaventoso e inquietante, e io ci sono rimasto veramente male. Signorina! Signor! Poi dopo si è scoperto, andando avanti, gli abitanti del villaggio l'avevano bruciata viva. Sappiamo tutti che c'è sempre in quel periodo in cui le streghe, le donne venivano bruciate perché si comportavano in modo strano, avevano in mano una scopa, c'era il gatto nero che attraversava la strada mentre andava lei, cose eccetera, la gente impazziva e bruciavano il rogo. Quando viene bruciata si illuminò questa collana. Questa collana poi dopo, se non sbaglio, viene persa, però si vede che dopo da quei simboli uscirono fuori questi pupazzi. Che dopo si scoprirà che sono pupazzo di Miss Boo, Miss Stripe e di Mr. Op. Una cosa che non ho capito all'interno di questo videogame è per quale motivo lo scopo dell'entità nell'utilizzare questi 3 pupazzi per poter assoggettare dei bambini. Secondo me forse potrebbe essere che questi pupazzi hanno bisogno di una persona come involucro, come possiamo dire recipiente, per poter così loro animarsi e poter muoversi. Però scoprendo nei vari livelli cosa c'è, Mr. Op non riesce ad assoggettare Esther, fino a che poi dopo si scoprirà che devi raccogliere questi medaglioni. Questi medaglioni formeranno questa collana che, se tu farai il primo finale, che sarebbe il finale, quello del true ending,
Phoenix Scope, se riesci a completare tutti i livelli dei medaglioni, perché dovete sapere che per ottenere i medaglioni ci sono questi mini livelli, che vincendo questi livelli otterrete un pezzo. Se completate tutti i medaglioni voi avete la possibilità di sconfiggere l'entità. Se invece ne mancate uno, voi verrete sconfitti. Esce fuori il bad ending, dove tutti i bambini vengono catturati, anche tutte le matrone e tutto quanto così eccetera, e quindi lei possiamo dire che sia l'unica sopravvissuta, diventa l'involucro per l'entità. Sì, perché se noi andiamo avanti voi dite sì, però lei diventa l'involucro di Mr. Hop così eccetera. No, Esther, oltre ad ottenere Mr. Hop, mediante Mr. Hop l'entità ha capito che lei è perfetta per assoggettarla a lui, tipo come una specie di sacrificio, no? Quando noi arriviamo verso la fine, che poi dopo si scoprirà che in realtà una bambina che si trovava all'interno dell'orfanotrofio, che si chiamava Dee, che infatti in varie occasioni si troverà all'interno dei vari livelli, si scoprirà che questa bambina qua si chiama Isabelle, e Isabelle, ricordatevi che è la bambina, quella che aveva la collana precedentemente, che era impossessata precedentemente dell'entità. Quindi una cosa che io voglio capire: ma se l'entità ha già Isabelle, quindi se c'è posata bambina così eccetera, ma che cosa le serve Esther? Forse perché gli serve Esther perché per ottenere magari i pieni poteri ha bisogno Mr. Boo, Miss Stripe, Mr. Hop. Questa cosa qua non è ancora abbastanza chiara. Ci sa soltanto che per ogni bambino ci deve essere, cioè ogni pupazzo deve avere un bambino, che attraverso quel bambino lì è così come abbiamo già parlato prima, no? Verso la fine, se voi otterrete tutti i 6 medaglioni, si sbloccherà un altro livello, e questo livello qua è il sottomondo, lo chiamano Underworld. Questa collana dovremo passare tutti i livelli, sconfiggere tutte le creature, e poi dopo si arriverà a sconfiggere 3. Grazie a questo poi dopo si sconfiggerà l'entità. Si è scoperto andando verso la fine, che farà vedere che lei ha salvato tutti i bambini dell'orfanotrofio, tutte le matrone, così eccetera, riesce ad avere una famiglia. Sappiamo tutti che dopo ci sarà anche la sua nipote che si chiama Ruby e così eccetera, però si scoprirà che in realtà l'entità è ancora viva, e infatti nell'ultimo fotogramma del gioco si vede Esther, che è diventata anziana, che consegna Mr. Hop a Ruby, e si vede dietro di lei, dietro Esther, che c'è l'entità che le sta guardando. Forse potrebbe essere che la collana serve per sconfiggere e trattenere l'entità e non per eliminarla, perché se noi andiamo a giocare Mr. Hop Playhouse e si vede che Esther, essendo anche molto anziana, nelle varie tracce audio che si bisogna andare a scoprire cose eccetera, si trova all'ospedale. Potrebbe essere che lei non ha più la forza per trattenere l'entità e quindi forse vuol far passare il testimone a Ruby. Questa è una teoria, non lo so, però sai, dare alla bambina una cosa del genere. Oppure potrebbe essere l'entità, prendendo possesso di Esther, quindi ormai essendo anziana non ha più controllo, vuole far passare questa cosa a Ruby, vedendo che lei ha una nipote, vuole continuare questa storia passando attraverso Ruby e poi passando magari a qualcos'altro. Su Mr. Hop Playhouse, se tu giochi bene, riesci a scoprire varie zone del livello, riesci pure a bruciare vivo Mr. Hop. Parliamo anche di un personaggio che è entrato a far parte di questo gioco, che ci ha rotto le scatole in una maniera abbastanza pesante, che si chiama Miss Beverly. Miss Beverly è direttrice, la proprietaria dell'orfanotrofio. Perché parliamo di questo personaggio che molti dicono ma è un personaggio secondario, che cosa mi interessa a me di questa qui che poi dopo andando avanti fa anche una brutta fine? Miss Beverly? Dobbiamo parlare di questo perché è stata lei a portare quei giocattoli all'orfanotrofio. Però poi voi dite sì, però l'avrà fatto inconsciamente, l'avrà visto sicuramente, non lo so, al mercatino delle pulci, oppure l'avrà donato una persona. Ma sono queste le domande e i vari dubbi che mi sono venuti in mente, che non hanno ancora trovato risposta. A chi le ha dato quella scatola con dentro quei pupazzi a Miss Beverly? Oppure non è che forse è Miss Beverly che ha voluto dare quella scatola a quei bambini? Ed è successa una cosa anche strana. Nel livello, quello della chiave, quello che poi dopo Esther sogna che Isaac e Molly la stanno chiamando e quindi lei deve andare a scoprire dove sono, si trovano poi nella camera di Miss Beverly, quindi lei deve ritornare indietro a prendere la chiave, e poi quando è andata a prendere la chiave lei apre la porta, vede Isaac e Molly che stanno ormai per essere posseduti da Miss Stripe e Miss Boo, e a un certo punto Miss Beverly gli chiude la porta e la porta giù in cantina, e poi dopo sappiamo tutti che fine fa questa povera donna. Povera no, mi stiamo un po' sulle palle. Quindi a me è venuto in mente tante cose. Potrebbe essere che magari tipo l'orfanotrofio in realtà
realtà è tipo una forma di società scientifica dove prendono questi bambini che li vedono questi giocattoli, a chi di loro fa effetto, tipo non so come Avatar, no? L'ultimo dominatore dell'aria, sapete, no? Che gli davano questi oggetti e tra loro vedevano chi gli faceva effetto, no? Poteva essere d'accordo, poteva saper di questa cosa, infatti quella scena lì mi sta ancora venendo, ce l'ho ancora in mente. Forse lei sapeva qualcosa su questa storia? Sapeva qualcosa oppure magari era all'oscuro di tutto? Bah, chi lo sa, non lo sapremo mai. Un'altra cosa interessante, quando poi dopo, nella scena in cui l'ultima scena finale in cui dobbiamo raccogliere gli oggetti per fare il rituale per poter sconfiggere l'entità, che poi dopo si scoprirà che in realtà quel rituale serve perché così Esther entra in possesso dell'entità, veniamo catapultati e teletrasportati in una struttura nuova dell'orfanotrofio. E guardando bene, perché uno che non ha mai giocato il primo capitolo dice ma chissà cos'è questa casa qua, chissà dove si trova e così eccetera. Invece io che l'ho giocato ho detto questa qua è la casa di Ruby, divisa in vari piani, perché nel primo gioco è un piano solo che però tu puoi accedere attraverso le porte per andare nelle varie zone della casa. Si scoprirà che ci sarà una zona molto familiare, oltre alla camera di Ruby, il salotto e altre zone c'è la cucina. E la cucina è particolare, ascoltatemi bene. In fondo c'è un calendario e in questo calendario ci è segnata una data, il 18 aprile del 2019. E questa data è interessante perché anche nel primo capitolo di Mr. Hop Playhouse, se tu con Ruby vai in cucina e vai al calendario, anche lì è segnato il 18 aprile e l'anno è il 2019. Sono andato a vedere questa data e io credevo che fosse la data di quando è stato pubblicato il videogame, ma in realtà io l'ho scaricato su Steam, l'ha pubblicato il 7 ottobre del 2019. Forse magari perché lui, lo sviluppatore, l'ha pubblicato forse per la prima volta su itch. Sapete tutti che itch.io è un sito dove tu puoi pubblicare vari videogame che possono essere gratis, indie, horror, platform, RPG Maker, cose eccetera. E quindi io sono andato su itch.io, non ho visto, non c'è scritta, oppure magari non sono io che ho visto bene se c'è scritta la data di quando ho pubblicato. Però questa data potrebbe essere interessante perché potrebbe partire da lì la trama per il prossimo capitolo di Mr. Hop Playhouse. Sì, perché vedendo bene il trailer e varie immagini e vari video si scoprirà che forse ci sarà un viaggio nel tempo. Quindi potremmo usare Esther e Ruby a 50 anni di distanza, che magari grazie a questo forse troveremo delle risposte che gli altri precedenti Mr. Hop Playhouse non ci hanno dato. Forse si potrà sconfiggere l'entità. Non lo so, collegandosi a queste due cose qua, perché forse potrebbe essere che Esther andando avanti nel tempo potrebbe aiutare Ruby a trovare un modo per poter sconfiggere l'entità, oppure l'incontrario. E ragazzi, vedremo poi dopo che cosa succederà. Ragazzi, questo era un video particolare di Mr. Hop Playhouse 2 sulla verità all'interno di questo gioco. Diciamo che più una ricerca delle risposte alle domande che io mi sono posto e anche molti utenti lo hanno fatto. Sicuramente in futuro troveremo molte altre cose, ci saranno molte altre cose. Chissà quando verrà pubblicato il terzo capitolo, non lo so, non so se lo pubblicherà quest'anno. Però una cosa particolare è che l'anno scorso, pubblicando il Mr. Hop Playhouse 2 a giugno-luglio, se non sbaglio, e poi dopo pubblicato anche Mr. Hop Manor Escape, che non c'entra niente con la trama del gioco, è soltanto una specie di gioco alla Granny, dove tu sei all'interno di questa casa, devi trovare gli oggetti per poter cercare di uscire fuori da questa casa qua, e anche lì se perdi o ricominci la run, se ricominci una nuova partita, gli oggetti vengono predisposti in modo a caso, quindi vengono spawnati in diverse zone della casa, e anche le camere, questa cosa qua mi è piaciuta, sono fatte in modo a caso, sono spawnate a caso, e questa è una cosa qua molto molto interessante, tranne in certe zone della casa. Quindi signori, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se un po' in ritardo. Avrei dovuto farlo dopo aver finito il gioco, però visto che è uscito fuori anche il terzo capitolo, io vorrei parlarne anche in un altro video Mr. Hop Playhouse 3 e cercare di capire, trovare nuove informazioni, e per capire quando verrà pubblicato, cosa tratterà questa cosa, e speriamo che sia un gioco veramente sensazionale. E lo faranno in 3D, ragazzi. Sapete cosa vuol dire? 3D vuol dire che sarà 3 volte più spaventoso degli altri. Signori, spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete vedere altri video di questo genere, basta che lasciate un mi piace e un commento qua sotto. Ricordatevi anche di iscrivervi al canale, e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi qua sotto, e ricordatevi anche di cliccare sulla campanella, perché così almeno quando pubblicherò
caricherò un nuovo video voi sarete i primi a scoprire e a vedere quando uscirà questo nuovo video. Quindi ragazzi, ci vediamo come sempre a un prossimo video e a una nuova verità su Mr. Rob Playhouse. Bella ragazzi!